Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. In questo video vedremo le tappe della vita di una donna ateniese. Partiamo però dalla premessa che in Grecia, in modo particolare ad Atene, la condizione femminile non è delle migliori. Le donne non hanno alcun diritto politico nella polis e sono sottoposte per tutta la vita all'autorità di un uomo. Non hanno neppure la piena gestione del proprio patrimonio. Tale visione, tra l'altro, è avvalorata da autori quali Aristotele o Senofonte che considerano la donna inferiore all'uomo. La rigida morale vuole che la donna, soprattutto se di estrazione sociale alta, sia relegata all'ambito domestico. Deve coprire il più possibile le forme del corpo, incluso il capo, con un velo, e la bellezza richiede poi un colorito pallido della carnagione. Ovviamente tutti questi precetti ricordati nelle fonti letterarie sono spesso disattesi nella vita reale, soprattutto per motivi pratici. La maggior parte delle donne svolge infatti lavori e mansioni che le portano fuori casa a contatto con la società. Troviamo donne che lavorano nei campi, nelle botteghe artigianali, ancora al mercato e in svariate attività commerciali. Torniamo alla vita di una donna ateniese però. La prima tappa è ovviamente la nascita. Ed ecco che 5, 7 o 10 giorni dopo il parto abbiamo subito un rito, quello delle anfidromie. Il padre deve riconoscere il figlio o la figlia e per farlo corre intorno al focolare domestico con il neonato tra le braccia. Solo così il bambino entra a far parte della famiglia e può ricevere il nome. Il tutto accompagnato da un sacrificio e da un banchetto. Il neonato o la neonata viene poi riconosciuto dalla fratria, una sorta di famiglia allargata nella quale troviamo tutti coloro che discendono da un antenato comune e il riconoscimento avviene durante la festività delle appaturie. Infine c'è la registrazione presso il demo, cioè una delle suddivisioni territoriali di Atene. E se il padre non accetta il bambino? Questo viene esposto, cioè abbandonato, e ad Atene tale atto è consentito dalla legge. I motivi sono molteplici, può accadere per difetti fisici o poiché è frutto di una relazione extraconiugale o ancora, cosa alquanto frequente, per motivi economici. La famiglia non è in grado economicamente di accudire un altro individuo e spesso il bambino viene affidato ad altre famiglie o addirittura venduto come schiavo. Fino ai 7 anni, bambini e bambine vengono designati in modo generico come paidion, è il periodo della prima educazione, che avviene principalmente tra le mura domestiche e è il momento anche del gioco. Non ci sono molti giocattoli, è vero, ma per le bambine non possono mancare le bambole, legno o terracotta. E come le corrispettive moderne, anche queste bambole presentano gli arti mobili ed hanno le fattezze di giovani donne, motivo per cui sono chiamate core, cioè ragazza, o nymphe, sposa. Dai 7 ai 13 anni poi le fanciulle ricevono un'educazione differente da quella maschile. Devono prepararsi al futuro ruolo di mogli e madri, apprendendo dalle donne di famiglia le mansioni domestiche. Sono previste anche delle attività atletiche e competizioni e le ragazze appartenenti alle famiglie benestanti ricevono una prima istruzione che consente loro di leggere e scrivere. Dalla Lisistrata di Aristofane apprendiamo poi che esistono una serie di esperienze legate ad attività religiose, ma per poche privilegiate. A 7 anni ho celebrato le arreforie, poi a 10 anni sono stata aletris. Dopo ho indossato la veste color zafferano per essere orsa nelle Brauronie. Infine, diventata una bella ragazza, sono stata canefora, portando la collana di fichi secchi. Vediamo di cosa si tratta. Le arreforie sono feste in onore di Atena Poliade, celebrate tra giugno e luglio. 4 fanciulle dai 7 agli 11 anni servono il santuario della dea e 2 di loro hanno il compito di tessere il peplo, l'indumento di Atena. Il titolo di aletris spetta invece alle bambine di circa 10 anni incaricate di macinare il grano e realizzare le focacce dedicate poi alla dea. Anche le Brauronie sono delle feste, stavolta si celebra Artemide ogni 4 anni tra marzo e aprile, presso il santuario di Artemide a Brauron. Le fanciulle di età compresa tra i 7 e i 12 anni partecipano a una serie di riti e vestono un chitone, una tunica, color zafferano, che simbolicamente le fa somigliare ad Orse, che è l'animale sacro per la dea. Non sappiamo in effetti quanto duri questo servizio, ma sicuramente l'abbandono della tunica rappresenta un momento di passaggio verso l'età adulta. Infine le canefore sono le fanciulle che partecipano alla processione delle Panatenee e trasportano il cesto con gli strumenti necessari per il rito. Si tratta di un grande privilegio
e spetta alle ragazze appartenenti all'élite di circa 15 anni, quindi pronte per il matrimonio. Ad Atene il matrimonio è un evento precoce nella vita delle giovani donne. La legge pone come età minima i 14 anni e probabilmente questo avviene entro i 16. Gli uomini invece si sposano molto più tardi, verso i 30 anni. Oggi però non voglio soffermarmi troppo sul matrimonio, per il quale ho intenzione di realizzare un video a parte come ho fatto per il mondo romano. Vi accenno solo i 3 momenti che caratterizzano il matrimonio. Assistiamo infatti all'engue, cioè all'accordo con il quale la donna viene ceduta dal padre o da un altro parente maschio al futuro marito. A questo segue il gamos, cioè il rito vero e proprio, reso effettivo dalla syunoikia, la convivenza presso la casa del marito. La donna rimane, come detto, per tutta la vita sotto la tutela di un uomo, padre, marito, figlio o parente. Oltre al matrimonio esistono però altre forme di convivenza. Alla moglie del cittadino ateniese si affianca infatti la pallakè, la concubina. I figli nati da tale relazione sono considerati illegittimi, ma un uomo può avere contemporaneamente moglie e concubina, a patto che queste non abitino sotto lo stesso tetto. Tra le attività domestiche della donna troviamo ovviamente la tessitura, ricordata tanto nei miti, basti pensare a Penelope, quanto nelle rappresentazioni sui vasi. C'è poi l'attività in cucina, soprattutto la macinatura del grano e la preparazione di pane e focacce. Ed ecco quindi che quei passaggi religiosi visti in precedenza sono volti ad abituare le giovani ragazze alla loro vita futura. Ma il compito principale della donna è la maternità. Il parto è un momento estremamente pericoloso nel mondo greco e nell'antichità in generale, con un alto tasso di mortalità per le madri. Per questo motivo molte donne cercano l'aiuto di divinità, quali Artemide, Demetra o Ilizia. Al parto segue poi l'allattamento, affidato talvolta a Balie, e la prima educazione dei figli, soprattutto delle femmine. Anche dopo il periodo fertile, le donne continuano a svolgere un ruolo sociale, sebbene le fonti siano molto scarse per questa fase della vita femminile. Molte proseguono con le attività che conducevano prima, altre vengono richieste come levatrici ed altre ancora ottengono ruoli religiosi, ad esempio la famosa Pizia, l'oracolo del santuario di Apollo a Delfi. Un discorso a parte va fatto poi per tutte quelle donne impegnate nel sacerdozio. Qui la distanza tra uomini e donne si accorcia, avendo entrambi pari privilegi. Le sacerdotesse rappresentano infatti un tramite con la divinità e di conseguenza sono molto stimate nel corpo cittadino e le stele funerarie giunte fino a noi ce lo testimoniano. A questo punto direi che vi ho stordito abbastanza con la donna ateniese. Io mi interrompo, vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!